Se avete già visto i film e le serie TV che vi avevo consigliato in questi video, allora dovete assolutamente recuperare i 3 film e le 3 serie TV di cui vi parlo oggi. Li potete trovare tutti su Netflix e secondo me meritano davvero tanto. Alcuni sono più divertenti, altri sono più invece emozionanti, ma tutti vi faranno migliorare l'italiano e soprattutto vi faranno scoprire tante nuove informazioni sulla cultura italiana. La prima serie TV di cui vi parlo è La legge di Lydia Poet. La legge di Lydia Poet, sono sicura, l'avrete già sentita nominare da tanti insegnanti su YouTube, ma c'è un motivo. Secondo me è uno dei prodotti italiani migliori su Netflix degli ultimi anni. Questa serie è ambientata alla fine dell'Ottocento a Torino, nel nord Italia, e racconta la storia vera di Lydia Poet, la prima donna a lottare per dover esercitare il diritto di lavorare come avvocata, lavoro che all'epoca era prettamente maschile, cioè alle donne non era concesso fare l'avvocata. Ogni episodio ruota intorno a un caso diverso, ma il filo conduttore che unisce tutti gli episodi è la battaglia personale di Lydia Poet per vedere riconosciuti i propri diritti di essere un'avvocata. La serie è ben recitata. I costumi sono bellissimi, così come anche la sceneggiatura e la fotografia, e soprattutto è stata premiata molto la recitazione della protagonista, Matilda De Angelis, che è una delle attrici più brave e più riconosciute adesso in Italia. Se amate i gialli, le storie vere e le protagoniste con un bel carattere forte, questa serie fa per voi e fidatevi, crea dipendenza. Il secondo prodotto di cui vi parlo non è una serie TV e non è un film. È un programma televisivo italiano che è appena arrivato anche su Netflix in Italia e spero veramente che possiate vederlo anche voi nei vostri paesi. Questo programma televisivo si chiama Little Big Italy. Secondo me questo programma è perfetto per chi studia l'italiano. E di che cosa parla? In ogni episodio il ristoratore italiano Francesco Panella visita una città all'estero insieme a 3 persone italiane che vivono in quella città all'estero e queste 4 persone ogni giorno pranzano in un ristorante italiano di quella città. Questi ristoranti si sfidano e alla fine il vincitore vince il premio di miglior ristorante italiano di Little Big Italy in quella città. Perché secondo me è così utile guardare questo programma italiano? Per 2 motivi principali. 1. La lingua. Sentirete un italiano non scritto da uno sceneggiatore come per un film o per una serie TV, ma sentirete un italiano colloquiale, libero, fluido, informale, perché questo è come un reality show, quindi non ci sono battute, frasi scritte prima e imparate a memoria dagli attori, ma sono dei dialoghi autentici. In secondo luogo, poi, sentirete tanti accenti diversi, perché queste 3 persone che
appaiono in ogni episodio non vengono dalla stessa città italiana, ma magari provengono dal sud, dal centro, dal nord Italia, dalle isole, e quindi sarete esposti a una varietà di accenti diversi. Inoltre c'è un altro argomento molto interessante che potrete scoprire in questo programma televisivo, che è un argomento di cultura che non troverete praticamente da nessun'altra parte, cioè la cultura degli expat, quegli italiani che decidono di lasciare l'Italia per andare a cercare una nuova vita all'estero, e vedrete che il cibo in questo caso è quel legame affettivo che li tiene attaccati all'Italia. Secondo me è un argomento che dovete approfondire. La prossima serie TV di cui vi parlo è sicuramente il prodotto linguistico più difficile di questa lista, ed è una serie animata, cioè un cartone, ed è Due Spicci, che significa pochi soldi. È una serie animata creata dal fumettista romano Zero Calcare, e trovate altre 2 serie di Zero Calcare su Netflix se volete anche vedere queste. È difficile perché l'italiano è molto molto veloce ed è presente tanto dialetto romano, quindi ve la consiglio solo se volete mettervi veramente alla prova per esporvi a questo dialetto italiano. Se conoscete gli altri prodotti di Zero Calcare, sapete già che cosa aspettarvi: ironia, sarcasmo, malinconia, nostalgia degli anni 90 e 2000 e tantissimi riferimenti alla vita quotidiana della generazione millennial. Il primo film di cui vi parlo oggi si chiama Odio l'estate. Odio l'estate, e se mi conoscete un pochino ormai sapete che io amo il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Potete trovare qualcosa riguardo a loro in questo video. Aldo, Giovanni e Giacomo sono 3 comici che lavorano insieme dagli anni 90 e hanno fatto tantissimi spettacoli teatrali, ma anche film insieme, ma oggi ho deciso di parlarvi di uno degli ultimi, che è Odio l'estate. In questo film Aldo, Giovanni e Giacomo sono 3 padri di famiglia molto diversi tra loro. Aldo è un fannullone, significa che non ama lavorare, non ama fare niente, ed è anche un po' ipocondriaco, cioè crede sempre di avere tutte le malattie del mondo. Giovanni invece è un padre molto rigido e pignolo, un bell'aggettivo per dire che è una persona che guarda sempre i dettagli, molto precisa. Infine, Giacomo è un dentista di grande successo, uno stacanovista, cioè una persona dedita al proprio lavoro. Le 3 famiglie che non si conoscono prenotano per errore la stessa casa vacanza in Puglia e, per evitare ulteriori problemi, decidono di convivere e passare le vacanze insieme. Da qui nasce una vacanza fatta di una convivenza piena di litigi, scontri, ma anche momenti più teneri ed emozionanti. Quindi è un buon
equilibrio tra momenti esilaranti e momenti più toccanti. È proprio uno di quei film che fa ridere ma fa anche pensare e riflettere, perché parla di alcuni argomenti universali come l'amicizia, la famiglia e la vita, lo scorrere del tempo. Il secondo film di cui vi parlo è Non abbiamo bisogno di parole. Non abbiamo bisogno di parole, che è anche una famosissima canzone di Ron. La protagonista è una ragazzina sedicenne che si chiama Eletta e lei è l'unica figlia udente, cioè che può sentire, della sua famiglia e ha passato la prima parte della sua vita a fare da ponte tra i suoi genitori e suo fratello non udenti e il resto della sua comunità. I problemi nascono quando Eletta scopre la passione per il canto e in quel momento dovrà decidere se seguire la sua passione e cercare di emanciparsi un po' dalla sua famiglia oppure restare accanto a loro. Se avete visto il film francese La famiglia Bélier e il suo adattamento statunitense Coda, avrete già capito che hanno molti elementi in comune. Infatti il soggetto è praticamente lo stesso. Personalmente io ho preferito l'adattamento statunitense Coda. Però ciò non toglie che è un film comunque molto emozionante quello italiano e ve lo consiglio. Ho lasciato per ultimo il mio film preferito di questo piccolo elenco, che si intitola La vita va così. La vita va così, perché anche questo film è ispirato a una storia vera italiana poco conosciuta e questa è una delle cose che mi piace di più dei film. Il film si ispira alla vicenda del pastore sardo Ovidio Marras, che all'inizio degli anni 2000 si oppose con molta forza, molta tenacia e testardaggine all'acquisto della sua terra da parte di una grande azienda milanese che voleva costruire su quella terra un grande resort a 5 stelle in una delle spiagge più belle della Sardegna. È un film che parla di coraggio e di amore ed orgoglio per la propria terra, ma è anche la storia di una persona sola contro un grande impero fatto di grandi interessi economici. Bene, grazie per essere arrivati fino alla fine di questo video. Fatemi sapere se avete già visto qualche serie TV o qualche film di cui vi ho parlato oggi, oppure fatemi sapere nei commenti che cosa avete visto di recente in italiano. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.